Lezione 1. Spazi dog friendly. Buongiorno Anna, hai sentito del nuovo parco per cani qui vicino? Ciao Giovanni, sì, ho sentito che ha un'area pedonale e può fornire cucce per cani. È fantastico. È previsto un costo aggiuntivo per l'utilizzo delle strutture. Credo che sia gratuito per tutti i proprietari di cani, il che è meraviglioso. È meraviglioso. Incoraggia più persone a portare i propri animali domestici. Esattamente. I cani hanno bisogno di spazio per giocare e socializzare. Pensi che diventerà un luogo popolare nel quartiere? Decisamente. È un modo fantastico per costruire una comunità. Non vedo l'ora di portare Luna lì. Lo adorerà. I cani prosperano in ambienti del genere. Lezione 2. Stazioni di ricarica. Ehi Anna, puoi facilmente trovare un posto dove caricare il tuo telefono qui. Ciao John, è molto comodo. Dove esattamente? Ci sono stazioni di ricarica in tutto il centro commerciale. È utile. È essenziale rimanere connessi durante lo shopping. Esattamente. Ti evita di preoccuparti della durata della batteria. Utilizzi spesso le stazioni di ricarica? Sì, soprattutto quando sono fuori casa per lunghi periodi. Dovrei iniziare a farlo. È un'idea intelligente. Lo è davvero. Inoltre rende lo shopping più piacevole. Assolutamente. Al giorno d'oggi un telefono completamente carico è un must. Lezione 3. Avventure teatrali. Ehi Anna, hai sentito della commedia intitolata Hansel e Gretel? Ciao Giovanni, sì, sembra incantevole. Ne sei coinvolto? Farò la parte della strega. È un ruolo piuttosto impegnativo. È emozionante. Come ti stai preparando? Sto studiando le motivazioni e le peculiarità del personaggio. È un ottimo approccio. La strega è un personaggio complesso. Esattamente. Voglio ritrarla in un modo che catturi il pubblico. Credo che te la caverai meravigliosamente. Hai provato molto? Sì, abbiamo fatto diverse prove e le cose stanno andando bene. È fantastico. Non vedo l'ora di vedere la tua esibizione. Lezione 4. La vita in Ontario. Buongiorno Anna, vivo in Ontario e qui è piuttosto diverso. Ciao Giovanni, sono d'accordo. Anche in Ontario la vita può essere molto diversa. Esattamente. Ogni regione ha la sua cultura e il suo fascino unici. Sì, i paesaggi variano moltissimo da città a campagna. Qual è la tua parte preferita del vivere qui? Adoro le comunità vivaci e la varietà di attività disponibili. È vero, c'è sempre qualcosa che accade indipendentemente dalla stagione. Sì, e le feste sono un ottimo modo per vivere le tradizioni locali. Hai partecipato a qualche festival di recente? Il mese scorso sono andato a un festival gastronomico. È stato delizioso. Lezione 5. Celebrare il Natale. Ehi Anna, come festeggi gli eventi della nascita di Gesù Cristo? Ciao John, di solito abbiamo una riunione di famiglia e un pasto speciale. Sembra adorabile. Che piatti prepari di solito? Prepariamo piatti della tradizione, come il tacchino arrosto e dolci vari.
delizioso. Hai qualche tradizione speciale durante la celebrazione? Sì, ricordiamo i tre saggi e i loro doni a Gesù. Questa è una tradizione significativa. Aggiunge profondità alla celebrazione. Esattamente. Sottolinea lo spirito del dare e della famiglia. Hai mai partecipato ad uno spettacolo di Natale? Sì, ho interpretato un angelo una volta. È stata un'esperienza memorabile. Lezione 6. Sistemazione alberghiera. Buongiorno Anna, potremmo richiedere la sveglia anche domani alle 6. Ciao John, sì, si può organizzare facilmente. Grande, dobbiamo iniziare presto il nostro viaggio. Assolutamente. Un risveglio anticipato ci darà abbastanza tempo per prepararci. Voglio assicurarmi di non perdere il volo. È un piano intelligente. È sempre meglio prevenire che curare. Esattamente. Hai tutto in valigia per il viaggio? Quasi. Solo alcuni oggetti dell'ultimo minuto da aggiungere. Lezione 7. Opzioni di dessert salutari. Ehi Anna, qual è il tuo dolce preferito? Ciao John, adoro i dolci. Magari della frutta fresca come fragole o mirtilli. Sono ottime scelte. Sono sani e deliziosi. Sì, e sono una sorpresa rinfrescante in estate. Hai mai provato a preparare una macedonia di frutta? Io ho. È semplice e divertente mescolare sapori diversi. Esattamente. Potete aggiungere un po' di yogurt per una maggiore cremosità. Sembra delizioso. Dovrò provarlo la prossima volta. È un dessert perfetto anche per le riunioni. Decisamente. È colorato e piace a tutti. Lezione 8. Pianificazione strategica. E Anna assegniamo le risorse di conseguenza per il nostro progetto. Ciao John. Sembra un approccio saggio. Come dovremmo iniziare? Penso che dovremmo prima identificare le nostre priorità e i nostri compiti principali. Assolutamente. Una volta che avremo una direzione chiara, potremo distribuire le risorse in modo efficace. Grande. Dovremmo anche monitorare i concorrenti per rimanere all'avanguardia sul mercato. Sì, comprendere le loro strategie può offrire spunti preziosi. Esattamente. Ci aiuta ad adattare e migliorare i nostri piani. Pensi che dovremmo stabilire parametri di riferimento specifici per i nostri progressi? Sì, tenere traccia dei nostri risultati ci manterrà motivati. Sono d'accordo. È essenziale celebrare le pietre miliari lungo il percorso. Lezione 9. Superare le battute d'arresto. Buongiorno Anna, recentemente ho dovuto affrontare una battuta d'arresto al lavoro. Ciao Giovanni, mi dispiace. Quello che è successo? Si è trattato di un ritardo nella consegna del progetto a causa di circostanze impreviste. Questo può essere frustrante. Come hai gestito la cosa? È stata una battuta d'arresto per un paio di giorni, ma fortunatamente mi sono ripresa rapidamente. È impressionante. Quali strategie hai utilizzato per recuperare? Ho rivalutato le mie priorità e comunicato con il mio team. La comunicazione è fondamentale. Aiuta tutti a rimanere allineati. Esattamente. Ci ha assicurato che potessimo rispettare le nostre scadenze riviste. È bellissimo vedere come hai trasformato una sfida in un'opportunità. Lezione 10.
il fascino della scultura. Ehi, Anna, anche io trovo affascinante la scultura. Ciao Giovanni, anch'io. Aggiunge una dimensione unica all'arte. Esattamente. Il modo in cui la luce interagisce con i diversi materiali è sorprendente. Sì, e ogni scultura racconta una storia a modo suo. Che tipo di sculture preferisci? Mi piacciono molto le sculture astratte, evocano emozioni in modo creativo. Apprezzo le sculture realistiche poiché catturano dettagli intricati. Entrambe le forme hanno il loro fascino. Hai un artista preferito? Ammiro Harry Moore per le sue forme espressive. È una scelta brillante. Il suo lavoro risuona davvero con le persone. Lezione 11. La vita nella fattoria di famiglia. Buongiorno Anna, sapevi che Lincoln trascorreva del tempo nella fattoria di famiglia? Ciao Giovanni, sì, ha modellato la sua comprensione del duro lavoro, non è vero? Assolutamente. In questo periodo lavorò anche come operaio. È affascinante. Deve avergli insegnato preziose lezioni di vita. Sì, ha sviluppato il suo carattere e la sua etica del lavoro. Come pensi che ciò abbia influenzato la sua leadership in seguito? Probabilmente lo ha aiutato a relazionarsi con le lotte della gente comune. Questa connessione è vitale per qualsiasi leader. Esattamente. Comprendere le tue radici può guidare le tue decisioni. È stimolante vedere come le prime esperienze formino grandi leader. Lezione 12. Riunioni di famiglia. Ehi Anna, mi piace quando tutta la mia famiglia è insieme. Ciao John, è meraviglioso. Le riunioni di famiglia possono essere così gioiose. Lo sono davvero. Non ho molti cugini come fanno alcune persone. Va bene, il tempo di qualità con la famiglia è ciò che conta. Assolutamente. Ci divertiamo sempre giocando e condividendo storie. Sembra delizioso. Sono i piccoli momenti che creano ricordi duraturi. Sì, che rafforza anche i nostri legami. Di sicuro. Qual è la tua tradizione familiare preferita? Facciamo una cena in cui ognuno porta un piatto. È una bella idea. Il cibo unisce sempre le persone. Lezione 13. Esplorare nuovi sapori. Ehi Anna, di recente ho trovato un negozio che offre alcuni nuovi snack importati. Ciao John, sembra intrigante. Che tipo di snack hai scoperto? Hanno patatine esotiche e una varietà di caramelle provenienti da diversi paesi. Che divertimento! Adoro provare snack da tutto il mondo. Anche io. È un ottimo modo per sperimentare culture diverse. Assolutamente. Hai trovato qualcosa di particolarmente interessante? Sì, ho provato delle patatine piccanti al mango. Erano deliziosi. Sembra fantastico. Mi piacciono gli abbinamenti dolci e speziati. Esattamente. Aggiunge un tocco unico ai sapori. Devo visitare presto quel negozio e dare un'occhiata di persona. Lezione 14. Mangiare con un budget limitato. Buongiorno Anna, mangiare fuori può essere costoso, vero? Ciao Giovanni, assolutamente. È importante trovare opzioni convenienti. Hai provato lo street food locale? Spesso è delizioso e conveniente. Sì,
I venditori ambulanti offrono solitamente sapori autentici a ottimi prezzi. Esattamente. Inoltre è un modo divertente per esplorare la cucina locale. Sono d'accordo. Qual è il tuo piatto preferito di street food? Adoro i tacos di un venditore locale, sono sempre così freschi. I tacos sono fantastici. Mi piace la varietà di condimenti disponibili. Sì, si tratta di personalizzare il tuo pasto. Penso che prenderò dei tacos per pranzo oggi. Lezione 15. Esperienze culinarie. Ehi Anna, ho sentito parlare benissimo del nuovo ristorante in centro. Ciao John, sembra fantastico. Cos'ha di speciale? Si concentrano su ingredienti stagionali e pratiche sostenibili. È impressionante. Che ne dici del tempo di attesa? Può variare, ma generalmente non è troppo lungo, soprattutto durante l'ora del pranzo. È un sollievo. Non mi piace aspettare troppo a lungo per un pasto. Lo stesso qui. È bello godersi un pasto senza troppo ritardo. Dovrò verificarlo presto. Qualche consiglio dal menù? Ho sentito che il loro piatto di verdure arrosto è assolutamente da provare. Sembra delizioso. Lo ordinerò sicuramente quando andrò. Lezione 16. Utilizzo della tecnologia. Buongiorno Anna, scarichiamo la nuova app per il nostro progetto. Ciao Giovanni, idea perfetta. Quali funzionalità offre? Dispone di strumenti per la collaborazione e la gestione delle attività di cui abbiamo bisogno. Questo è essenziale per rimanere organizzati. Abbiamo tutti i materiali? Sì, ho raccolto tutto ciò di cui abbiamo bisogno per iniziare. Grande. Credo che questa app migliorerà in modo significativo la nostra produttività. Esattamente. È emozionante vedere come la tecnologia può aiutarci. Sono d'accordo. Semplificherà il nostro flusso di lavoro e farà risparmiare tempo. Lezione 17. Abitudini alimentari sane. Ehi Anna, è un'ottima strategia per mantenere una dieta sana. Ciao Giovanni, grazie. Pratichi anche il controllo delle porzioni? Si trovo utile evitare di mangiare troppo durante i pasti. Assolutamente. È importante ascoltare i segnali del tuo corpo. Esattamente. Piatti più piccoli possono indurre il cervello a sentirsi pieno. Questo è un consiglio intelligente. Mi concentro anche su pasti equilibrati. Giusto. Includere una varietà di gruppi alimentari è essenziale. Credo che aiuti con la nutrizione generale e la soddisfazione. Lezione 18. Creare un'atmosfera accogliente. Ehi Anna, penso che aggiungere alcune piante possa portare calore e intimità nello spazio. Ciao Giovanni, è una bella idea. Le piante danno davvero una sensazione di vita alla stanza. Esattamente. Migliorano anche la qualità dell'aria, il che è un vantaggio. Sì, e piante diverse possono creare atmosfere diverse in una stanza. Che tipologie di piante preferisci per gli spazi indoor? Adoro le piante grasse, richiedono cure minime e hanno un bel aspetto. Le piante grasse sono fantastiche. Aggiungono un bel tocco senza troppa manutenzione. Un'altra cosa da considerare è l'illuminazione. Può migliorare l'atmosfera. Assolutamente. Le luci soffuse creano un'atmosfera rilassata e invitante. Sono completamente d'accordo. Fa un'enorme differenza nel modo in cui viene percepito uno spazio. Lezione 19.
shopping per divertimento. Buongiorno Anna, ho intenzione di dare un'occhiata ad alcuni negozi questo fine settimana. Ciao John, sembra divertente. Quali negozi hai intenzione di visitare? Voglio esplorare il mercato artigianale locale e un nuovo negozio vintage. È emozionante. I mercati artigianali spesso offrono oggetti unici fatti a mano. Sì, e adoro sostenere gli artisti locali. Sembra più personale. Sono d'accordo. I negozi vintage possono anche offrire alcuni tesori nascosti. Esattamente. Puoi trovare pezzi unici che raccontano una storia. Hai in mente un articolo specifico che stai cercando? Spero di trovare un'opera d'arte unica per il mio salotto. È un'idea meravigliosa. L'arte può davvero unire una stanza. Lezione 20. Comunità e attività. Ehi Anna, ho notato un numero crescente di grandi superchiese nella nostra zona. Ciao Giovanni, sì, organizzano tutti i tipi di attività per i loro membri. Esattamente. Sembra che promuovano un forte senso di comunità. Lo fanno. Molti offrono gruppi di supporto ed eventi sociali. È ottimo per costruire relazioni tra i membri. Assolutamente. Queste chiese di solito forniscono risorse anche alle famiglie. È interessante il modo in cui si adattano per soddisfare i bisogni della comunità. Sì, riflette le dinamiche mutevoli della società. Mi chiedo come bilanciano le loro missioni spirituali e sociali. Si tratta di creare un ambiente accogliente in cui tutti si sentano inclusi. Lezione 21. Abbracciare la creatività. Buongiorno Anna, credo che sia tutta una questione di sperimentare e divertirsi con l'arte. Ciao Giovanni, sono completamente d'accordo. La creatività dovrebbe essere piacevole. Sì, e ci permette di esprimerci in modi unici. Esattamente. Hai qualche mezzo preferito con cui ti piace lavorare? Mi piace dipingere, è così liberatorio vedere i colori prendere vita. Sembra meraviglioso. Personalmente adoro lavorare con l'argilla. La scultura deve essere un fantastico sbocco creativo. Lo è davvero. C'è qualcosa di soddisfacente nel modellare l'argilla. Non preoccuparti del risultato, goditi il processo. Sì, il viaggio della creazione è spesso più gratificante del prodotto finale. Lezione 22. Contributi globali. Ciao Anna, ho letto che il paese si arricchisce grazie al lavoro svolto dalle sue agenzie estere. Ciao Giovanni, è vero. Anche le organizzazioni non governative svolgono un ruolo fondamentale. Assolutamente. Forniscono supporto in vari settori come l'istruzione e la salute. Sì, e spesso affrontano questioni che i governi potrebbero trascurare. È stimolante vedere come hanno un impatto positivo a livello globale. Decisamente. I loro sforzi possono portare a cambiamenti significativi nelle comunità. Come pensi che possiamo supportare queste organizzazioni a livello locale? Potremmo offrire volontariamente il nostro tempo o partecipare a eventi di raccolta fondi. È un'ottima idea. Ogni piccola cosa aiuta a fare la differenza. Sì, insieme possiamo contribuire a un futuro migliore per molti. Lezione 23. Materiali e pratica artistica. E Anna prenderò un paio di piccole tele su cui esercitarmi.
Ciao John, mi sembra un ottimo piano. Non dimenticare di procurarti una tavolozza per mescolare i colori. Buona idea. Mescolare i colori può davvero migliorare i miei dipinti. Assolutamente. Hai in mente una tecnica specifica per la tua pratica? Voglio sperimentare mescolando i colori e creando texture. È emozionante. Le texture possono aggiungere profondità alla tua opera d'arte. Sì, sono ansioso di vedere come le diverse tecniche trasformeranno i miei pezzi. Si tratta di esplorare la tua creatività e trovare il tuo stile. Esattamente. Credo che la pratica sia la chiave per migliorare. Non vedo l'ora di vedere cosa crei. Lezione 24. Voci e canto. Buongiorno Anna, io ho la voce bassa, ma mia sorella ha la voce alta. Ciao John, è interessante. Lei è un soprano? Sì, la sua voce è così brillante e chiara. Deve essere bello sentirlo. Cantate mai insieme? Occasionalmente, ma di solito mi limito a parlare. È fantastico che entrambi abbiate estensioni vocali diverse. Si raggiunge varietà quando ci esibiamo insieme. Pensi che prenderesti mai lezioni di canto? Forse sarebbe divertente esplorare di più la mia estensione vocale. Sembra un'idea meravigliosa. Lezione 25. L'evoluzione della tecnologia. Ehi Anna, sapevi che nel 1969 il governo degli Stati Uniti sponsorizzò un programma per esplorare i computer? Ciao Giovanni, non lo sapevo. Di cosa trattava il programma? Si è concentrato sullo sviluppo di modi in cui i computer possano comunicare in modo efficace. È affascinante. Deve essere stato rivoluzionario per l'epoca. Assolutamente. Ha gettato le basi per l'informatica moderna. La tecnologia si è evoluta moltissimo da allora. Sì, e continua a cambiare rapidamente. Cosa pensi che sarà il prossimo? Credo che i progressi nell'intelligenza artificiale daranno forma al futuro. Lezione 26. Routine quotidiana e fitness. Buongiorno Anna, come va la giornata? Ciao Giovanni, molto bene. Ho appena finito il mio allenamento. È fantastico. Che tipo di allenamento hai fatto? Ho fatto un mix di allenamento cardio e di forza. È stato rinvigorente. Carino. Adoro il modo in cui l'esercizio aumenta la mia energia. Esattamente. Aiuta anche a schiarirmi la mente per la giornata a venire. Hai una routine di esercizi preferita? Mi piace lo yoga, mi mantiene flessibile e centrato. Lezione 27. Comunicazione e comprensione. Ehi Anna, stavo pensando a come i malintesi si verificano solo quando le persone alzano la voce. Ciao Giovanni, è vero, può intensificare rapidamente i conflitti. Esattamente, ma è importante che entrambe le parti comunichino con calma. Sì, una comunicazione chiara è fondamentale per risolvere i problemi in modo efficace. Trovo che prendersi un momento per respirare aiuti prima di rispondere. È un'ottima strategia. Permette conversazioni più ponderate. Credo che l'empatia svolga un ruolo fondamentale nella comprensione reciproca. Assolutamente. Metterci nei panni di qualcun altro può cambiare le prospettive. Lezione 28. Il mondo dell'atletica leggera.
Ehi Anna, sapevi che lo sport dell'atletica leggera comprende molti sport diversi? Ciao Giovanni, davvero? Quali tipi di eventi sono inclusi nell'atletica leggera? Ebbene, ci sono gli sprint, la corsa su lunghe distanze e persino gli ostacoli. È affascinante. Mi piace guardare le gare a staffetta, richiedono un grande lavoro di squadra. Assolutamente. Lo scambio di testimone può creare o distruggere la gara. Sì, la precisione è fondamentale. E gli eventi sul campo? Anche eventi come il salto in lungo e il lancio del peso sono piuttosto emozionanti. Sono d'accordo. È incredibile vedere l'abilità e la forza degli atleti. Hai un evento preferito da guardare o a cui partecipare? Adoro il salto in alto, sembra così elegante se fatto bene. Lezione 29. Esperienza sulla sicurezza aeroportuale. Buongiorno Anna, hai avuto problemi con i controlli di sicurezza in aeroporto? Ciao John, non proprio. Mi sono assicurato di seguire tutte le linee guida. È intelligente. Prepararsi in anticipo può far risparmiare molto tempo. Esattamente. Avevo i miei liquidi in una borsa trasparente e le scarpe tolte prima della linea. Ho un'ottima idea. Aiuta davvero a far sì che le cose si muovano senza intoppi. Sì, ed essere organizzati rende l'esperienza meno stressante. Hai incontrato personale disponibile durante il processo? Fortunatamente sì, hanno fornito istruzioni chiare ed erano molto educati. È rassicurante da sentire. Fa una grande differenza quando si viaggia. Totalmente. Un atteggiamento positivo può allentare la tensione ai controlli di sicurezza. Lezione 30. Esplorare la natura. Anna, sicuramente dovremmo prendere in considerazione l'idea di esplorare un vicino parco nazionale. Ciao John, sembra fantastico. Ci sono così tanti bellissimi sentieri da percorrere. Esattamente. Adoro stare circondato dalla natura e dall'aria fresca. Anche io. È rinfrescante e un ottimo modo per rilassarsi. Hai in mente un parco specifico? Sì, ho sentito grandi cose sul Maplewood National Park. Ne ha sentito parlare. Lo scenario dovrebbe essere mozzafiato. Sì, e penso che potremmo anche avvistare qualche animale selvatico. Sarebbe fantastico. Mi piace sempre vedere gli animali nel loro habitat naturale. Lo stesso qui. Pianifichiamo presto una gita di un giorno. Lezione 31. Prosperare nei nuovi mercati. Buongiorno Anna, sei pronta per la discussione di oggi su come prosperare in nuovi mercati? Ciao Giovanni, assolutamente. È un argomento importante per le aziende di oggi. Sì, adattarsi ai diversi mercati può essere piuttosto impegnativo. Sono d'accordo. Comprendere la cultura locale e il comportamento dei consumatori è fondamentale. Esattamente. Le ricerche di mercato giocano un ruolo importante in questo. Decisamente. Aiuta a identificare opportunità e potenziali insidie. Quali strategie ritieni siano efficaci per entrare in nuovi mercati? Costruire partenariati con le imprese locali può essere molto vantaggioso. Questo è un ottimo punto. Promuove la fiducia e la credibilità nella comunità. Sì, e può portare a preziose informazioni sul mercato. Lezione 32. Gestire i film spaventosi. Ehi Anna, a volte devo chiudere gli occhi se il film diventa troppo spaventoso. Ciao John, posso perfettamente identificarmi.
I film horror possono essere intensi. Esattamente. La suspense a volte può essere travolgente. Sì, e gli effetti sonori spesso aumentano il fattore paura. Trovo che fare una pausa durante una scena spaventosa mi aiuti ad affrontare la situazione. Questa è una buona strategia. Ti permette di ritrovare la compostezza. Hai un genere di film preferito a parte l'horror? Mi piacciono le commedie. Alleggeriscono l'atmosfera dopo un film teso. Le commedie sono perfette per questo. La risata è un ottimo modo per rilassarsi. Assolutamente. È tutta una questione di equilibrio nelle scelte cinematografiche. Lezione 33. Sanità locale. Ehi Anna, sì, c'è un ospedale a pochi isolati da qui. Ciao John, è conveniente. È una struttura grande? Sì, offrono vari servizi, compreso il pronto soccorso. È fantastico. Avere un facile accesso all'assistenza sanitaria è essenziale. Assolutamente. Dona tranquillità, soprattutto in caso di emergenza. Sapete se hanno reparti specializzati? Sì, hanno reparti di pediatria, cardiologia e altro. È impressionante. Dimostra che soddisfano una vasta gamma di esigenze. Sì, e dispongono anche di un team dedicato di specialisti. È rassicurante sapere che nelle vicinanze ci sono cure di qualità. Lezione 34. Fare la spesa. Buongiorno Anna, pulizia del corridoio perfetta. Andiamo a fare la spesa adesso. Ciao Giovanni, bella idea. Devo prendere della frutta e della verdura fresca. Lo stesso qui. Prodotti freschi sono essenziali per i miei pasti. Assolutamente. Hai in mente una ricetta specifica? Sto pensando di preparare un'insalata colorata. Sembra delizioso. Adoro le insalate con consistenze diverse. Sì, l'aggiunta di noci e semi può davvero esaltarne il sapore. Decisamente. Conferiscono una piacevole croccantezza al piatto. Assicuriamoci di controllare anche le opzioni organiche. Ottima idea. I prodotti biologici spesso hanno anche un sapore migliore. Lezione 35. Costruire difese. Ehi Anna, costruiremo le nostre difese oltre la sfida, affinché la debolezza non inviti alla sfida. Ciao John, è un'affermazione potente. È essenziale essere proattivi. Esattamente. Per rafforzare la nostra posizione può prevenire potenziali minacce. Sì, e vale non solo per la sicurezza, ma anche per la crescita personale. Assolutamente. Dobbiamo sviluppare la resilienza nella nostra vita. Si tratta di prepararsi alle sfide prima che si presentino. Giusto. Pensi che il lavoro di squadra abbia un ruolo nella costruzione delle difese? Decisamente. Collaborare con gli altri può aumentare la nostra forza. Insieme possiamo affrontare le sfide in modo più efficace. Sì, l'unità è una forza potente per superare gli ostacoli. Lezione 36. Scelte di gioielli. Ehi Anna, voglio comprare un braccialetto. Che tipo di collana ti piace? Ciao John, preferisco collane delicate con disegni semplici. Sembra adorabile. Il minimalismo può essere piuttosto elegante. Sì, consente versatilità nello styling. Hai un materiale preferito per i tuoi gioielli? Mi piace l'oro, aggiunge un tocco caldo a qualsiasi outfit.
Loro è senza tempo. Sto pensando ad un braccialetto in pelle per un Locke Casual. È un'ottima scelta. La pelle può aggiungere un fascino robusto. Esattamente. È perfetto da indossare tutti i giorni. Andiamo a vedere insieme alcuni negozi. Lezione 37. Innovazioni del passato. Buongiorno Anna, la Germania degli inizi del XX secolo era affascinante. Ciao Giovanni. Sì, un ingegnere americano di nome Henry Ford sviluppò un processo rivoluzionario. Ha introdotto la catena di montaggio che ha cambiato per sempre la produzione. Assolutamente. Ha reso la produzione più efficiente ed economica. Sì, e ha ridotto significativamente i costi per i consumatori. È sorprendente come un'innovazione possa avere un impatto su un intero settore. E infatti, i metodi di Ford hanno influenzato molti settori oltre a quello automobilistico. Quali pensi siano gli effetti duraturi del suo lavoro? Credo che abbia posto le basi per le moderne tecniche di produzione di massa. Sì, e continua a plasmare le industrie oggi. Lezione 38. Fare ordine per una vita migliore. Ehi Anna, non vedo l'ora di avere una casa ordinata e scelte di outfit migliori. Ciao John, sembra un obiettivo fantastico. Come pensi di iniziare? Sto pensando di organizzare prima il mio armadio. È pieno di vestiti. È un'ottima idea. Un armadio ben organizzato può rendere molto più semplice vestirsi. Esattamente. Inoltre mi aiuta a vedere cosa indosso effettivamente. Hai qualche oggetto specifico che vuoi donare? Sì, sicuramente. Ho diversi pezzi che non indosso da più di un anno. È perfetto! Qualcun altro potrebbe trovarli utili. Vero. Voglio anche concentrarmi sulla qualità piuttosto che sulla quantità nel mio guardaroba. Assolutamente! Investire in pezzi versatili può davvero migliorare il tuo stile. Lezione 39. Regali premurosi. Ciao Anna, è una bellissima idea. Cosa ti serve per il regalo del tuo amico? Sto pensando di comprarle un nuovo set di utensili da cucina. Sembra premuroso. Buoni utensili possono rendere la cucina molto più piacevole. Sì, e adora provare nuove ricette. Sarà un'aggiunta perfetta alla sua cucina. Hai pensato di aggiungere un libro di cucina per accompagnarlo? È un'idea geniale. L'avrebbe ispirata a esplorare nuovi piatti. Esattamente. Un regalo a tema può essere più significativo. Sì, e dimostra che ci hai pensato molto. Adoro i regali che incoraggiano la creatività e l'esplorazione. Anche io. Rende il regalo speciale e personale. Lezione 40. Pianificazione di un breve viaggio. Buongiorno Anna, non ancora. Sto pensando di fare un breve viaggio. Qualche suggerimento? Ciao John, che ne dici di un weekend in montagna? Sembra rinfrescante. Amo la natura e la vita all'aria aperta. Sì, lo scenario è bellissimo ed è un ottimo modo per rilassarsi. Esattamente. Hai in mente una destinazione specifica? Ho sentito grandi cose su Silver Lake, ha sentieri escursionistici e un bellissimo lago. Sembra perfetto. Mi farebbero bene un po' di escursioni e un po' d'aria fresca. Inoltre, puoi goderti un po' di tempo tranquillo in riva al mare. Assolutamente. Inizierò a cercare alloggi.
Grande, pianificare in anticipo renderà il viaggio ancora più piacevole. Lezione 41. Valori democratici. E Anna, il democratico più sincero del mondo, San Francesco d'Assisi, e piuttosto stimolante. Ciao Giovanni, sì, i suoi valori risuonano in molte persone oggi. Assolutamente. La sua enfasi sulla compassione e sull'umiltà è senza tempo. E la sua convinzione nell'aiutare i meno fortunati è in linea con gli ideali democratici. Esattamente. È piacevole vedere tali valori promossi. Pensi che i suoi insegnamenti influenzino la democrazia moderna? Credo di sì. Ci ricordano l'importanza dell'empatia nella governance. Sì, e incoraggia l'inclusione piuttosto che la divisione. È un messaggio potente che può portare a un cambiamento positivo. Assolutamente. Abbiamo bisogno di più voci che sostengano la gentilezza e la comprensione. Lezione 42. Esplorare nuove prospettive. Ciao Anna, ho letto di varie prospettive sulla democrazia. Ciao John, sembra intrigante. Cosa hai scoperto? Ho imparato che culture diverse interpretano i valori democratici in modo unico. Sì, è affascinante il modo in cui i contesti storici modellano queste interpretazioni. Esattamente. Ad esempio, alcuni enfatizzano i diritti individuali più che la responsabilità collettiva. Questo è un punto interessante. L'equilibrio tra i due è cruciale. Assolutamente. Aiuta a creare una società più armoniosa. Penso che le discussioni sulla democrazia possano portare a una comprensione più profonda. Sì, e incoraggia il pensiero critico sulle nostre convinzioni. Decisamente. Imparare dalle prospettive reciproche può arricchire le nostre opinioni. Lezione 43. Articoli essenziali per l'ufficio. Ehi Anna, mi servono anche graffetti e foglietti adesivi. Ciao Giovanni, va bene. Graffette e foglietti adesivi sono ottimi per organizzare. Sì, aiutano a tenere i miei documenti in ordine e a rendere le note facili da trovare. Esattamente. Preferisci i foglietti adesivi colorati o i classici gialli? Adoro quelli colorati. Aggiungono un po' di divertimento al mio spazio di lavoro. È vero. Inoltre, è più semplice classificare le attività con colori diversi. Sì, uso spesso il rosso per le attività urgenti e il verde per quelle completate. Strategia intelligente. Che ne dici delle graffette? Ti piacciono quelli standard o gli stili decorativi? Di solito scelgo quelli standard, sono più pratici per me. La praticità è la chiave. Hai in mente un negozio specifico per lo shopping? Stavo pensando di dare un'occhiata al negozio di forniture per ufficio più tardi. Ottima idea. Spesso hanno tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto. Lezione 44. Mostrare i risultati ottenuti. Ciao Anna, per mostrare i nostri risultati e il nostro valore intendo anche sottolineare gli ulteriori progetti che abbiamo completato. Ciao Giovanni, è una bella idea. Evidenziare questi progetti può davvero impressionare. Sì, dimostra la versatilità e la dedizione del nostro team. Assolutamente. È fondamentale dimostrare come siamo andati oltre. Giusto. Pensi che dovremmo creare una presentazione visiva per questo? Credo di sì. Le immagini possono rendere i nostri risultati più coinvolgenti. Sì, grafici e tabelle possono illustrare i nostri progressi in modo efficace. Decisamente.
Permette al pubblico di cogliere rapidamente le informazioni. Dovremmo includere anche le testimonianze dei clienti. Sarebbe fantastico. Il feedback positivo aggiunge credibilità ai nostri risultati. Inizierò a raccogliere tutto il materiale necessario per la presentazione. Grande. Posso aiutare con l'aspetto del design per renderlo accattivante. Lezione 45. Assistenti vocali. Ehi Anna, hai provato a usare gli assistenti vocali come Siri o Alexa? Ciao Giovanni, sì, li trovo incredibilmente utili per le attività quotidiane. Semplificano davvero le cose, vero? Per cosa li usi di più? Il mio lo utilizzo principalmente per impostare promemoria e riprodurre musica. Queste sono funzionalità utili. Mi piace anche chiedere aggiornamenti meteo. Assolutamente. È conveniente ottenere informazioni rapide senza cercare. Hai esplorato qualche funzionalità avanzata? Sì, ho iniziato a usarlo per controllare i dispositivi domestici intelligenti. Questo è figo. Deve essere fantastico aggiustare le cose semplicemente parlando. Lo è davvero. Aggiunge un livello di comfort e praticità alla mia casa. Dovrai provarlo. L'integrazione della tecnologia può semplificare notevolmente la vita. Sì, è sorprendente quanto le attività possano diventare più semplici con un semplice comando vocale. Lezione 46. Discussioni sui diritti umani. Buongiorno Anna, ho letto di un paese il cui ministro degli esteri dice in risposta alle critiche sulla sua deplorevole situazione in materia di diritti umani. Ciao John, sembra preoccupante. Cosa ha detto il ministro? Ha affermato che il paese sta facendo progressi, ma molti non sono d'accordo. Spesso è difficile valutare la verità in tali affermazioni. Esattamente. Molte organizzazioni evidenziano le violazioni in corso. Sì, ed è fondamentale ascoltare le persone colpite e non solo i funzionari. Sono d'accordo. La trasparenza è essenziale per un reale miglioramento. Assolutamente. È una questione complessa che richiede attenzione internazionale. Come pensi che i cittadini possano sostenere il cambiamento? Credo che aumentare la consapevolezza attraverso i social media possa essere potente. Sì, può mobilitare sostegno e influenzare l'opinione pubblica in modo efficace. È importante che tutti siano informati e coinvolti in queste discussioni. Lezione 47. Esplorare le attrazioni storiche. Ehi Anna, l'Ontario è un museo storico e una popolare attrazione turistica. Ciao Giovanni, sì, mette in bella mostra la ricca storia della regione. Esattamente. Adoro il modo in cui conserva reperti di epoche diverse. È affascinante vedere come vivevano le persone in passato. Sì, le mostre offrono uno sguardo sulla vita quotidiana di allora. Hai una mostra preferita? Mi è piaciuta molto la sezione sulla storia indigena, è stato molto illuminante. Sembra interessante. È fondamentale onorare e comprendere le culture indigene. Assolutamente. I musei svolgono un ruolo chiave nell'educare il pubblico alla storia. Sì, possono ispirare un maggiore apprezzamento per la nostra eredità. Penso che visitare questi luoghi favorisca un senso di connessione con le nostre radici. Decisamente. È sempre arricchente sapere di più sulle nostre origini. Lezione 48. Pratiche di controllo qualità.
Ehi Anna, come garantisci il controllo di qualità nei tuoi progetti? Ciao John, mi concentro su ispezioni regolari e test rigorosi. Sembra efficace. Che tipo di ispezioni effettuate? Eseguiamo sia ispezioni programmate che a sorpresa per mantenere la coerenza. È intelligente. Tiene tutti sulle spine. Come gestisci gli eventuali problemi riscontrati? Li documentiamo meticolosamente e creiamo un piano di azioni correttive. Questo è un approccio solido. Coinvolgi il team in questo processo. Assolutamente. Il coinvolgimento del team incoraggia la responsabilità e il miglioramento. Sì, promuove un ambiente collaborativo. Raccoglie anche feedback dai clienti. Decisamente. Il feedback dei clienti è prezioso per il miglioramento continuo. Sono d'accordo. Aiuta a personalizzare i nostri servizi per soddisfare le loro esigenze. Esattamente. Il controllo qualità è un viaggio continuo, non solo una lista di controllo. Lezione 49. Iniziare un viaggio sano. Buongiorno Anna, sembra un piano. Sono entusiasta di iniziare questo viaggio salutare con te. Ciao Giovanni, anch'io. È fantastico avere un partner per la motivazione. Sì, quali sono i tuoi obiettivi iniziali per questo viaggio? Voglio concentrarmi su pasti equilibrati e esercizio fisico regolare. È un ottimo inizio. Hai scelto qualche allenamento specifico? Sto pensando di provare lo yoga e alcuni esercizi cardio. Suona bene. Adoro lo yoga per la flessibilità e la pianificazione dei pasti. Ho intenzione di preparare spuntini e pasti sani in anticipo. Mossa intelligente. Rende molto più semplice mangiare sano durante le giornate impegnative. Esattamente. Inoltre, ci permette di provare nuove ricette insieme. Non vedo l'ora di cucinare e condividere idee con voi. Anche io. Sarà un modo divertente per rimanere impegnati nei nostri obiettivi. Lezione 50. Istruzioni sui punti di raccolta. Ehi Anna, ci sono istruzioni specifiche che dobbiamo seguire al punto di ritrovo. Ciao Giovanni, sì, dobbiamo riunirci rapidamente e controllare le presenze. Questo è importante. Di cos'altro dovremmo essere consapevoli? Dovremmo anche ascoltare eventuali annunci da parte del leader. Giusto. La comunicazione è fondamentale durante le emergenze. Assolutamente. Aiuta a garantire la sicurezza e il coordinamento di tutti. Ci sono aree designate per gruppi diversi. Sì, ogni gruppo ha un luogo specifico in cui riunirsi per chiarezza. Ha senso. Riduce al minimo la confusione in situazioni stressanti. Esattamente. Dovremmo anche praticare queste procedure regolarmente. Ottima idea. Farà sentire tutti più preparati. Decisamente. Prepararsi in anticipo può salvare vite umane quando è più importante. Lezione 51. Esplorare Roma. Buongiorno Anna, il Colosseo e la città del Vaticano sono cose da vedere a Roma. Ciao Giovanni, assolutamente. Sono ricchi di storia e cultura. Ho sentito che l'architettura è mozzafiato. Hai visitato? Sì, entrambi i posti sono incredibili. I dettagli sono sorprendenti. Sembra fantastico. Come devo pianificare la mia visita? Consiglio di prenotare i biglietti in anticipo per evitare lunghe file. Questo è un consiglio intelligente. Dovrei fare una visita guidata.
Sì, migliora l'esperienza con informazioni preziose. Grande. Lo esaminerò. Altri posti da suggerire? Da non perdere la Fontana di Trevi. È bellissimo, soprattutto di notte. Lo aggiungerò alla mia lista. Non vedo l'ora di esplorare Roma. Lo adorerai. Ogni angolo ha una storia da raccontare. Lezione 52. Acquistare vestiti nuovi. Ehi Anna, sei andata a comprare dei vestiti nuovi ultimamente? Ciao Giovanni, sì, in realtà ci sono andato ieri. E tu? Non faccio acquisti da un po'. Cosa hai trovato? Ho preso dei top eleganti e un nuovo paio di scarpe. Sembra fantastico. Hai trovato delle buone offerte. Sì, il negozio aveva dei saldi, quindi ho risparmiato un bel po'. Carino. È sempre una soddisfazione trovare buoni affari. Assolutamente. Fare acquisti con un budget limitato può essere divertente. Preferisci fare shopping da solo o con gli amici? Mi piacciono entrambi. Fare shopping con gli amici lo rende più piacevole. Sono d'accordo. È divertente ricevere opinioni sugli outfit. Esattamente. Inoltre, è un ottimo modo per legare sulla moda. Lezione 53. Visitare le attrazioni turistiche. Ciao Anna, voglio visitare l'attrazione turistica più vicina. Quale autobus devo prendere? Ciao John, puoi prendere l'autobus numero 10, va direttamente lì. Sembra conveniente. Quanto tempo ci vuole per raggiungere l'attrazione? Di solito ci vogliono circa 20 minuti, a seconda del traffico. Grande. C'è qualcosa di specifico che dovrei vedere all'attrazione? Sì, non perderti la visita guidata, fornisce spunti affascinanti. Buono a sapersi. Ci sono restrizioni di cui dovrei essere a conoscenza. Sì, alcune aree potrebbero avere un accesso limitato, quindi controlla la segnaletica. Apprezzo l'avvertimento. Ci sono bar nelle vicinanze per pranzo. Assolutamente. Ci sono diversi bar raggiungibili a piedi. Perfetto. Pianificherò di mangiare un boccone dopo la mia visita. Sembra che ci aspetta una giornata meravigliosa. Goditi la tua avventura. Lezione 54. Ritardi di viaggio e risarcimento. Ehi Anna, non sono mai arrivato a destinazione a causa di un ritardo. Hanno almeno offerto un risarcimento. Ciao John, è frustrante. Cosa ha detto la compagnia aerea? Hanno menzionato che si verificano ritardi, ma non è stato offerto alcun risarcimento. È deludente. Molte aziende hanno politiche a riguardo. Esattamente. Mi aspettavo una qualche forma di rimborso di buoni pasto. È un peccato quando il servizio clienti non è utile. Sì, la soddisfazione del cliente dovrebbe essere una priorità. Hai pensato di sporgere denuncia? Potrei. Vale la pena rivolgersi per migliorare il loro servizio. Decisamente. Il tuo feedback può aiutare gli altri in futuro. Spero che la mia prossima esperienza di viaggio sia più agevole. Sono sicuro che lo sarà. Mantieni le tue aspettative realistiche. Lezione 55. Notizie economiche e mercato azionario. Buongiorno Anna, molte persone leggono la sezione economica del giornale per nuovi affari. Ciao Giovanni, è vero. È fondamentale per rimanere informati. Che tipo di notizie trovi più interessanti?
Mi piace leggere le tendenze del mercato e le opportunità di investimento. Sì, queste informazioni sono cruciali per prendere decisioni informate. Assolutamente. Capire il mercato azionario può essere molto utile. Segui qualche analista o pubblicazione specifica? Seguo alcuni analisti finanziari sui social media per gli aggiornamenti. Questa è una buona strategia. Le informazioni in tempo reale hanno un valore inestimabile. Sì, ti mantiene avanti in questo ambiente frenetico. Dovrei iniziare a seguire anche qualche analista. È un ottimo modo per apprendere e accrescere le tue conoscenze. Lezione 56. Imparare dagli esperti. Ehi Anna, ho sentito che c'è l'opportunità di imparare dagli esperti. È bello sentirlo. Ciao Giovanni, sì, i workshop possono essere incredibilmente utili per lo sviluppo delle competenze. Hai qualche consiglio su come fare una bella presentazione? Decisamente. Inizia con una forte apertura per attirare l'attenzione. È un suggerimento valido. E ne dici di coinvolgere il pubblico? Fai domande o includi elementi interattivi per coinvolgerli. Ottima idea. Rende la presentazione più dinamica. Inoltre, esercitati in anticipo per creare sicurezza e una consegna fluida. Grazie per i suggerimenti. Mi assicurerò di applicarli. Te la caverai meravigliosamente. La preparazione è la chiave del successo. Lezione 57. Assistenza di supporto tecnico. Buongiorno Anna, ho sentito che il nostro staff è disponibile per aiutarti con qualsiasi difficoltà tecnica. Ciao Giovanni, sì, sono molto ben informati e reattivi. È rassicurante. Per che tipo di problemi possono aiutare? Possono aiutare con problemi software, problemi hardware e altro ancora. Eccellente. Come possiamo raggiungerli quando abbiamo bisogno di aiuto? Puoi chiamare la linea di supporto o inviare un ticket online. È conveniente. C'è un tempo di risposta che dovremmo aspettarci. In genere rispondono entro 24 ore, a seconda del problema. Buono a sapersi. È importante avere un supporto affidabile. Assolutamente. Aiuta a mantenere la produttività e riduce la frustrazione. Lo terrò a mente per riferimento futuro. Grande. È sempre utile sapere a chi rivolgersi per ricevere assistenza. Lezione 58. Flessibilità del programma di pagamento. Ehi Anna, mi chiedevo quale sarebbe stato il calendario dei pagamenti per il nostro progetto. Potremmo organizzare qualcosa di più flessibile. Ciao John, mi sembra ragionevole. Che tipo di flessibilità stai cercando? Preferirei un piano che consenta pagamenti parziali nell'arco di pochi mesi. Ha senso. Può aiutare a gestire il flusso di cassa in modo più efficace. Esattamente. Potreste fornirmi alcune opzioni per questa disposizione? Ovviamente, posso redigere una proposta delineando diversi scenari di pagamento. Sarebbe utile. Voglio assicurarmi che funzioni per entrambe le parti. Assolutamente. La collaborazione è fondamentale per un accordo di successo. Apprezzo la tua disponibilità ad accogliere la mia richiesta. È importante trovare soluzioni che vadano a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti. Spero di rivedere presto la proposta. Anche io. Rendiamo questa partnership il più agevole possibile.
Lezione 59. Creare uno spazio di lavoro produttivo. Buongiorno Anna, ho pensato a come creare uno spazio di lavoro produttivo. Innanzitutto scegli un'area priva di disordine con luce naturale. Ciao John, è un ottimo inizio. La luce naturale può aumentare significativamente la messa a fuoco. Sì, rende anche l'ambiente più invitante. Cos'altro dovrei considerare? L'inclusione di piante può migliorare la qualità dell'aria e aggiungere un effetto calmante. Adoro quell'idea. Hai in mente qualche pianta specifica? Le piante a bassa manutenzione come le piante grasse o le piante di serpente funzionano bene. Perfetto, li esaminerò sicuramente. Che ne dici della sistemazione della scrivania? Tieni i tuoi elementi essenziali a portata di mano e organizza il tuo spazio di lavoro in modo efficiente. Sembra pratico. Ridurrò anche al minimo le distrazioni come le notifiche. Assolutamente. Un ambiente mirato promuove la produttività e la creatività. Non vedo l'ora di mettere in pratica questi suggerimenti. Noterai una grande differenza nelle tue abitudini lavorative.